Oggi ho un video molto speciale per te, perché ho preparato un quiz sulle espressioni idiomatiche italiane. Che cosa sono le espressioni idiomatiche? Sono delle espressioni generalmente tipiche del linguaggio colloquiale che hanno un senso figurato, non ricavabile dal significato delle singole parole che le compongono. Ma grazie al quiz di oggi potrai imparare tante espressioni idiomatiche nuove e per alcune ti spiegherò anche la loro origine. Ho preparato delle frasi da completare con l'espressione idiomatica corretta e queste espressioni sono divise in 3 ambiti. Vedremo prima delle espressioni idiomatiche relative all'ambito delle relazioni, poi il cibo e poi gli stati e le emozioni. Prima di iniziare ti informo che tra pochissimo lanceremo ufficialmente il nostro videocorso A Tutto Italiano B2, un videocorso completo che ti accompagnerà da un livello B1 a un livello B2. Il corso include 84 lezioni, ricchissime di risorse, dialoghi divertenti da ascoltare, testi interessanti da leggere, lezioni di grammatica in contesto, lezioni di lessico in cui Giulia ti insegnerà le espressioni più naturali e più usate nell'italiano di tutti i giorni. Troverai anche esercizi di pronuncia, vlog in giro per l'Italia e interviste ad amici e conoscenti. Un corso veramente completo e le lezioni sono accompagnate da più di 200 esercizi interattivi che ti aiuteranno a comprendere e fissare al meglio il lessico nuovo e le regole grammaticali. Attraverso il link che trovi sotto a questo video potrai iscriverti alla lista d'attesa, così da ricevere tutte le informazioni in merito al corso A Tutto Italiano B2 non appena saranno disponibili. Cominciamo con la prima frase. Filippo vuole vedermi domani. Non ci sentiamo da mesi e vorrà sicuramente chiedermi dei soldi. Conosco i miei gatti, i miei polli o le mie galline? Hai 7 secondi di tempo per rispondere. Conosco i miei polli. Conoscere i propri polli significa conoscere bene la persona o le persone di cui stiamo parlando. Vuole sicuramente chiedermi dei soldi. Conosco i miei polli, lo conosco bene. Perché diciamo conoscere i propri polli? L'espressione completa sarebbe conoscere i propri polli alla calzetta, perché in passato, quando le famiglie avevano i polli che razzolavano per le strade, avevano anche la necessità di riconoscere i propri polli. E quindi ogni famiglia applicava alla zampa dei propri polli un pezzo di stoffa di un colore specifico e il colore della calza permetteva di riconoscere i propri polli. Seconda frase. La vicina di casa ci spia sempre dalla finestra. Deve sempre negli affari altrui. Altrui significa delle altre persone, degli altri. A, B o C? Deve sempre ficcare il naso negli affari altrui. Ficcare il naso significa intromettersi, essere curiosi, eccessivamente curiosi. Una persona troppo curiosa che vuole sapere i fatti degli altri ficca il naso. E c'è un sostantivo che identifica una persona così: un o una ficcanaso. Mettere mano invece significa iniziare a lavorare su qualcosa. Devo mettere mano al mio nuovo corso di italiano. Devo iniziare a lavorarci, a prepararlo. Attaccare bottone invece significa iniziare una conversazione, spesso con una persona sconosciuta, attraverso una scusa. Quindi vediamo una persona e troviamo una scusa per iniziare una conversazione. Attacchiamo bottone in questo caso. Io ho un amico molto estroverso che attacca bottone a tutti.
Terza frase. Alice non ha paura di niente. Dice sempre quello che pensa. Quella ragazza non... Quella ragazza non ha peli sulla lingua. Non avere peli sulla lingua significa dire tutto quello che si pensa, senza filtri. Immagina una persona che ha i peli sulla lingua, non riesce a parlare, ma una persona che non ha peli sulla lingua parla senza problemi e dice tutto quello che pensa. Essere alla mano significa essere una persona gentile e disponibile con gli altri, mentre non stare nella pelle è un'espressione che vedremo dopo. Entriamo adesso nell'ambito del cibo. Si mangia. Quarta frase. Vuoi dell'altro risotto? Sembra che tu abbia fame. Sì, per favore. Sai che sono... Sai che sono una buona forchetta. Essere una buona forchetta significa essere un mangione, una persona a cui piace mangiare. Sono una buona forchetta. Il piatto forte non è una persona, è il piatto che ci viene meglio, quel piatto che siamo particolarmente bravi a preparare. Avrai un piatto forte anche tu, no? Essere un orso non c'entra niente. Essere un orso significa essere una persona poco socievole, scontrosa, burbera. Frase numero 5. Basta mangiare. Sono pieno come un uovo. Essere pieno come un uovo significa essere pienissimo, aver mangiato così tanto da essere pieno fino al limite. Sputare il rospo in realtà non c'entra niente con il cibo, significa confessare, dire qualcosa che tenevamo dentro o segreto e finalmente lo dico. Adesso sputo il rospo e te lo dico. Ingoiare il rospo, invece, significa accettare una situazione che non ci piace, subire questa situazione senza dire niente. Quindi mando giù, ingoio quello che vorrei dire e accetto quella cosa che ho visto o che ho sentito, anche se non mi piace. Frase numero 6. Stavo per tornare a casa, ma mia suocera e mi ha convinto a restare mostrandomi la sua deliziosa lasagna vegetariana. Che buona! Cosa ha fatto mia suocera? Mi ha preso per la gola. Prendere qualcuno per la gola significa tentare qualcuno con qualcosa di buono, con un cibo delizioso. Mettere la pulce all'orecchio ha un significato completamente diverso. Significa insinuare un dubbio o una curiosità. Avere gli occhi più grandi dello stomaco, invece, significa voler mangiare tutto quello che vediamo o comunque più di quello che il nostro stomaco potrebbe contenere. Quindi se io comincio a ordinare tante cose al ristorante, qualcuno potrebbe dirmi: calma, non ordinare tutte quelle cose, hai gli occhi più grandi dello stomaco, ordina un paio di cose e se avrai ancora fame potrai ordinare qualcos'altro. Esiste anche la versione avere gli occhi più grandi della bocca. Adesso entriamo nell'ambito degli stati e delle relazioni. Frase numero 7. Non abbiamo ancora finito di arredare la casa, siamo A, B o C? Siamo in alto mare.
Essere in alto mare significa essere lontani dalla risoluzione di una questione o da un obiettivo. Siamo in alto mare. Essere in mare aperto, invece, letteralmente significa essere lontani dalla costa. Mentre essere in gamba significa essere una persona brava e capace. Paolino è uno studente in gamba, ultimamente. Secondo te io sono un insegnante in gamba? Prossima frase. Dopo mesi di duro lavoro, la settimana prossima finalmente ci trasferiremo nella casa nuova. Quale espressione idiomatica potrebbe concludere questa battuta? Non stiamo nella pelle. Non stare nella pelle significa essere impazienti, non vedere l'ora che qualcosa accada. Questa espressione sembra derivare da una favola di Fedro, citata da Orazio nelle Satire. Questa favola tratta di una rana che vuole a tutti i costi diventare grossa come un bue e comincia a gonfiarsi di acqua e a diventare sempre più grossa. Soddisfatta dei propri risultati, continua a gonfiarsi finché, pum, non scoppia. Il poeta Orazio ha citato questa favola proprio per mandare un messaggio secondo il quale desiderare o attendere con troppa impazienza qualcosa potrebbe portare a delle conseguenze non così tanto positive. Oggi questa espressione non ha più una connotazione così negativa e non stare nella pelle significa semplicemente attendere con gioia e con impazienza qualcosa. La settimana prossima partiremo per le vacanze, non sto nella pelle. Puntare i piedi invece significa insistere per ottenere qualcosa. Li ho chiamati 3 volte e non mi hanno mai risposto. Io continuo a chiamarli finché non mi rispondono. Punto i piedi, Invece arrampicarsi sugli specchi è quando cerchiamo di uscire da una conversazione o da una situazione difficile con argomentazioni poco valide. Hai presente quando vuoi uscire da una conversazione o vuoi giustificarti per qualcosa di cui ti accusano e cerchi in tutti i modi di giustificarti, appunto, di toglierti da questo imbarazzo? Arrampicarsi sugli specchi. Ultima frase. Quando Gianni ha visto lo stato in cui era la casa, era furioso. Aveva un diavolo per capello. Avere un diavolo per capello significa essere furiosi, arrabbiatissimi. Un tempo, nel Medioevo, per esempio, si pensava che il diavolo si nascondesse ovunque per intromettersi nelle vite degli esseri umani. E potremmo avere anche dei diavoli che ci tirano i capelli. Non è il mio caso, ovviamente, ma oggi questa espressione significa essere furiosi, arrabbiatissimi. Stare con le mani in mano invece significa stare fermi a guardare, mentre altre persone si impegnano e lavorano. Stare con le mani in mano. Avere l'acqua alla gola o essere con l'acqua alla gola significa essere in una situazione in cui non abbiamo abbastanza tempo o soldi per fare qualcosa. La conferenza è domani e devo ancora finire la presentazione, sono con l'acqua alla gola, non ho più tempo, sono proprio al limite, non so se ce la faccio. Bene, queste erano le espressioni idiomatiche che volevo presentarti oggi. Quante risposte corrette hai dato? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Ti ricordo che attraverso il link che trovi sotto a questo video potrai iscriverti alla lista d'attesa per il nostro nuovo videocorso a tutto italiano B2. Trovi il link nella descrizione qui sotto. Ora ti lascio e ti ringrazio tanto per la tua fiducia. Un abbraccio e al prossimo video. Ciao ciao!